Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Andremo a vedere il vostro arcano, l'energia a livello personale, l'amore, il lavoro e le finanze, i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Inoltre vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e i link per acquistarli. E adesso partiamo andando a fare un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e fare il punto della situazione prima di procedere. Il mago ci fa capire che potesse aver passato un vero e proprio inizio nel mese di gennaio. Sappiamo benissimo che poi il vostro segno inizia anche nel mese di gennaio, diciamo verso la fine, e quindi può avervi portato quegli nuovi stimoli, nuovi desideri, progetti, anche nuova spinta per portare avanti le vostre cose. Bello il mago e secondo me adattissimo soprattutto per quelli che hanno voluto iniziare un nuovo percorso e quindi darsi la possibilità di migliorare se stessi, le proprie capacità o anche di poterle sfruttare al massimo. E adesso procediamo. Andiamo a vedere come va avanti questa energia o come si evolve, come si trasforma con il vostro arcano del mese di febbraio. Allora, troviamo la carta della morte, molto molto interessante, nel senso che spesso fa riferimento a una fase di evoluzione, di passaggio. Non vuol dire andare a interrompere quello che è saltato fuori precedentemente, quindi neanche l'energia stessa, è che probabilmente avete bisogno di liberarvi di qualcosa. Forse proprio perché siete partiti, diciamo, quest'anno con grande slancio, con magari grandi desideri, progetti, idee, forse un po' troppe, però la cosa più importante è la piena consapevolezza che effettivamente per fare qualcosa va eliminato altro. E che cosa bisogna eliminare? Quello che vi appesantisce, quello che non fa più parte di voi, quello che non sta funzionando. A volte abbiamo un passato ingombrante per certi aspetti dove alcune cose continuiamo a portarcele dietro e in effetti con questa carta c'è l'esigenza di potare i rami secchi, di liberarci, di alleggerirci proprio per preparare il terreno alla rinascita e ai nuovi inizi. E mettiamola qui, vediamo un po' come prosegue e va avanti questa energia. Partiamo proprio dalle vostre energie personali, quindi quelle che vi possono aiutare a capire come gestire il vostro mese. Troviamo il Cavaliere di Denari. Cavaliere di Denari è vero, è un'energia un po' lenta, quindi un qualcosa che ha a che fare con l'impegno, la dedizione di continuare a procedere, però di essere molto pratici, molto costruttivi. Ci vuole pazienza nelle cose, già vi sta dicendo che ci sono delle evoluzioni, delle soddisfazioni, diciamo più o meno grandi o piccole, insomma dipende, però dovete continuare ad andare avanti. Un'altra energia di terra, quindi già fa capire che sarete molto attivi, molto concreti per ottenere risultati, per dare nuova spinta, energia, forza a un qualcosa e quindi cioè, secondo me
l'energia proprio della morte stessa è un'energia forte da parte vostra proprio per non avere intralci, per non avere più erbacce intorno a voi, ma invece di concentrarvi sul vostro benessere, sulle cose più importanti, di avere soddisfazione, certo, anche guadagni. Ricordiamoci che se c'è tutto denari, anche questa regina, quindi vuol dire, tutto legato alla salute, al livello psicofisico, del benessere, della materialità, del denaro, del guadagno, del miglioramento di tanti aspetti. E la regina, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso, può consigliare di essere comunque, protettivi di voi stessi, dei vostri risultati, di quello che avete, di quello che, andrete ad ottenere, di concentrarvi, di essere, proprio sì, concentrati assolutamente sì, ma anche di pianificare le cose con cura, con, pazienza, consapevoli del fatto che, secondo me, già questo mese riuscirete ad ottenere dei risultati. Se invece, come abbiamo visto dall'analisi del mese precedente e anche di questo con la carta del vostro arcano, vuol dire che avete capito benissimo che avete bisogno proprio di, fare, tabula rasa per accogliere, per concretizzare, per realizzarvi, probabilmente in tutti gli ambiti. Adesso li andiamo a vedere insieme partendo proprio dall'amore. Allora, tanta energia a terra, quindi contrariamente alla vostra energia di aria, vuol dire che avete bisogno di terra. Noi abbiamo dentro tutti i tipi di energie, quindi vuol dire che invece questo mese è il momento giusto per coltivare, per tagliare, per raccogliere, per ottenere concretamente risultati. Secondo me va a riflettersi anche nell'ambito amore, lo vediamo insieme, coppia single, anche nei rapporti e nelle relazioni più importanti di amicizia, famiglia. Abbiamo il, il re di coppe, secondo me molto importante perché il re di coppe riguarda proprio sostegno, dedizione, cura, attenzione, generosità, protezione e quindi vuol dire che il rapporto è ben saldo e quindi anche effettivamente abbastanza costruttivo. Diciamo che l'eremita può far capire che magari, ci potrebbe essere uno step successivo, quindi una fase di preparazione, dove magari molti di voi cercheranno di capire come procedere, come andare avanti. Il 6 di coppe, in realtà avendo a che fare col passato, con i ricordi, con la nostalgia, secondo me in questo ambito, vedendo le altre carte, può voler dire che, sapendo, che ci sono buoni presupposti o sapendo che magari si ha esigenza di far evolvere, di modificare e migliorare ulteriormente, voi, la vostra vita, quello che state vivendo e il rapporto stesso, allora si può fare quello step in più, però partendo dal passato. Se avete lasciato dei progetti, delle idee, tutto ciò che è stato sospeso, qualcosa che è successo anche precedentemente, che quindi si era bloccato, arenato per varie motivazioni, allora si può aprire finalmente quel cassetto e cercare di andare a realizzare qualcosa. Oppure si ha finalmente la possibilità di risolvere delle questioni del passato e quindi rigenerarsi, migliorare, soprattutto se sono delle situazioni che vi hanno destabilizzato, e però io direi che sono più, cose positive. Avevate quel progetto in comune, ad esempio di un viaggio, oppure magari di cambiare casa, insomma per dire, ristrutturarla, pensare magari di fare un figlio,
di prendere un cucciolo? Perché no, insomma, ci sono, ognuno di noi ha i propri propositi, i propri progetti, di sicuro è un qualcosa che probabilmente avete in mente già da un po' di tempo. Per i single troviamo l'8 di bastoni e anche di bastoni è il 4 e poi il Papa, un gran fermento per voi perché comunicazioni, sia nuovi sviluppi di vecchie situazioni, sia possibilità anche di incontrare vecchie conoscenze e anche fare nuove conoscenze. Il Papa fa ben sperare che ci possa essere una svolta decisiva in questo ambito per molti di voi, sia per quelli che hanno voluto giocare, divertirsi, avere delle avventure, delle cose senza grosse responsabilità e invece qualcosa potrebbe evolvere in una relazione un po' più stabile o in una frequentazione un po' più coinvolgente, un po' più interessante e quindi grande svolta direi per qualcuno. Se invece diciamo già da un po' di tempo c'è una frequentazione, allora vuol dire che le cose stanno evolvendo in modo abbastanza positivo da portarvi a ufficializzare questa conoscenza. Ricordo che per significati ovviamente della carta stessa può essere un fidanzamento, ufficializzazione, ovviamente anche convivenza, ma questo dipende, cioè questo già se magari avete conosciuto da parecchio tempo, quindi c'era già un certo tipo di frequentazione, allora può tradursi in qualcosa di più. Però diciamo il Papa dà comunque quelle solide basi per poi farle evolvere in un certo modo. Per chi non ha nessuno, in realtà queste possono anche parlare, come abbiamo visto, soprattutto nella prima parte, nella seconda parte, di occasioni, di conoscenze, nuove situazioni che possono essere molto molto positive e quindi esserci poi un incontro importante. E adesso procediamo con la parte del lavoro e delle finanze. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo il 9 di spade, forse qualche preoccupazione, qualche tensione nel lavoro o per via di spese o incombenze, quelle che sono burocratiche, legali, quindi magari voi sapete cosa vi aspetta, forse già lo sapete, altrimenti magari potrebbe essere un imprevisto, io dico preoccupazione in senso lato che può essere assolutamente superata, anzi già si vede dalla seconda parte del mese che si prende il controllo, che si ha la possibilità di risolvere, diciamo, totalmente e quindi anche di gestire se stessi, le proprie energie e le proprie finanze. Scusate. Quindi si parla di miglioramento? Assolutamente sì. Abbiamo visto già tanta concretezza, quindi direi occhio alla parte un po' più difficile, un po' più ostica, i primi 10 giorni. Quindi se già sapete che cosa c'è in corso, che cosa aspettarvi, magari finalmente si può avere la possibilità di chiudere delle situazioni, di non avere queste preoccupazioni, però poi dipende, magari c'è un modo diverso di affrontarle, magari alcune cose possono essere legate non proprio al lavoro, ma forse a livello psicofisico, di salute o altri tipi di preoccupazione. Quindi dipende, questo lo dico giusto per farvi capire magari come intervenire sin da subito e sapere che comunque ci sono delle carte che possono indicare pieno controllo, modo di affrontare le cose nel verso giusto e quindi poter arrivare a risolvere, cioè in un certo senso è già una buona cosa. Per chi è alla ricerca, chi vuole fare grandi cambiamenti in questo ambito abbiamo la regina di denari, il matto e il 10 di denari. Diciamo che sono favorite le scelte coraggiose,
quelle molto, molto coraggiose. Abbiamo visto che la morte infatti richiede un taglio netto, un cambiamento molto, molto profondo. In questo caso a livello pratico o chi proprio è stanco e vuole lasciare il lavoro e questo è il momento giusto per farlo, perché c'è liberazione, diciamo, totale, soprattutto da stress e da dinamiche non positive per voi e quindi possibilità di avere un periodo un po' più tranquillo, prima di tutto per recuperare le vostre energie, per concentrarvi sulla famiglia, quindi contare su dei risparmi, lo sostegno da parte di qualcuno, chi ha la possibilità di chiedere la disoccupazione, ad esempio, quindi varie strategie ci sono effettivamente. Quindi direi che da queste carte, come già vi ho detto, è favorito il tuffo, il tuffo fatidico, quindi con una scelta molto forte, molto decisiva e coraggiosa. Per chi invece non vuole lasciare il lavoro o giustamente per chi lo sta cercando, la scelta coraggiosa potrebbe essere un cambiamento, magari ampliare la vostra ricerca oppure totale cambiamento. Anche qui è richiesto un atto di coraggio, magari valutate, cioè nel senso che se state aspettando delle risposte e non stanno arrivando, allora basta aspettare, ma mettersi subito nelle condizioni di iniziare una nuova ricerca, una nuova fase, oppure di pensare a fare qualcos'altro, magari, quindi di non aver paura di provare altre strade e altri percorsi che addirittura non avevate mai pensato. Può anche arrivare dall'esterno un input, una circostanza, che può darvi questa indicazione e quindi di non aver paura di cambiare anche proprio totalmente qualcosa. Non solo nella ricerca, come vi dicevo, anche mansione, tipologia di lavoro stesso, luogo, città, quindi possibile trasferimento. Quindi, direi che qui abbiamo delle informazioni che possono far riflettere tantissimo. Di qualsiasi cosa si tratti, in tutti gli ambiti che abbiamo analizzato, in realtà è un mese molto, molto proficuo, quindi le scelte che farete e le azioni che compierete in questo mese vi porteranno a grandi ottenimenti e soddisfazioni. Vediamo un po' adesso i segni zodiacali da attenzionare, particolarmente nel vostro mese di febbraio. Allora, in primis troviamo Urano, Urano che si riferisce all'Acquario, quindi al vostro stesso segno. A volte quando esce in questo oracolo astrologico lo stesso segno, sì, potreste avere a che fare con il vostro segno, stesso segno, però anche fosse un'indicazione di migliorare qualcosa di sé. Di sicuro questa ci parla di apertura mentale, di essere distaccati da qualcosa o da qualcuno che potrebbe essere tossico, pesante o addirittura distruttivo, quindi nelle situazioni più complesse, oppure cercare di sfruttare la vostra creatività, il vostro essere a volte anche un po' eccentrici, che è molto, molto bello, quindi accogliere nuovi stimoli, magari anche da persone, altre persone. Abbiamo Sagittario e Scorpione, quindi un mese abbastanza intenso di capire, come abbiamo detto sin dall'inizio, di porre fine a qualcosa, di liberarvi o di fare un profondo cambiamento e che però possa arrivare a un qualcosa di veramente costruttivo, di muoversi, di farlo adesso. Potreste, è vero, avere degli impedimenti perché magari avete a che fare con delle persone che forse non credono abbastanza o possono confondere un po' la vostra bussola, però io invece direi di accogliere quelli che sono stimolanti, quelli che credono in voi e che sono positivi, vi possono proteggere e consigliare nel verso giusto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!